Oggi parliamo di lingua dei segni e in particolare di lingua dei segni cinese. Molte persone pensano che la lingua dei segni sia una lingua internazionale, che quindi persone non udenti provenienti da diverse parti del mondo possano utilizzare un'unica lingua per comunicare tra di loro. Questo però è sbagliato. Infatti ogni paese ha la propria lingua dei segni ed è importante sottolineare che le lingue dei segni sono delle vere e proprie lingue a tutti gli effetti, con le proprie regole grammaticali e il proprio lessico. Per quanto riguarda la Cina, purtroppo fino alla fine dell'Ottocento le persone non udenti erano completamente marginate dalla società e non avevano diritto a nessun tipo di istruzione. Finché nel 1887 un missionario americano e sua moglie decisero di fondare la prima scuola per non udenti in Cina. All'epoca veniva utilizzato però il metodo oralista, un metodo secondo il quale era importante insegnare alle persone non udenti la lingua parlata, affinché si potessero inserire più facilmente all'interno di una società. Questo metodo però chiaramente è utilizzabile con le persone che hanno avuto una lieve perdita dell'udito, che utilizzano un apparecchio acustico oppure un impianto cocleare, che possano dunque sentire non solo la voce degli altri ma anche la propria voce. Per tutti coloro che purtroppo hanno avuto una perdita più grave dell'udito è molto difficile utilizzare questo metodo. Perché in Cina però si inizia a parlare ufficialmente di lingua dei segni, bisognerà aspettare gli anni 50 del Novecento, subito dopo la nascita della Repubblica Popolare Cinese. Per tutto il corso del secolo però e anche agli inizi del 2000 nasceranno sempre più scuole per non udenti su tutto il territorio cinese e si inizierà a dare man mano sempre più importanza alla lingua dei segni, che continuerà a contrapporsi a coloro i quali ritengono utile il metodo oralista. Fino a che nel 2007 finalmente il Ministero dell'Istruzione stabilirà la sostituzione ufficiale del metodo oralista con la lingua dei segni. La lingua dei segni cinese è una lingua molto complessa, all'interno della quale vi sono diverse categorie di segni. La categoria di segni, secondo me più interessante, è la categoria dei cosiddetti segni derivanti dai caratteri. Infatti la scrittura cinese, come noi tutti sappiamo, utilizza un metodo molto particolare, basato appunto sui cosiddetti caratteri, ovvero delle unità grafiche che rappresentano un significato e non semplicemente un suono, come avviene nel caso delle lettere delle lingue occidentali e dell'italiano stesso. Questi segni derivanti da carattere si suddividono a loro volta in due ulteriori sottogruppi. Il primo gruppo sono tutti quei segni che riproducono manualmente il carattere scritto. Per fare un esempio, la parola persona, in cinese zhen, viene scritta in modo molto semplice, utilizzando solamente due tratti. Questi due tratti possono essere riprodotti con l'utilizzo dei due indici delle mani, in questo modo. Un altro esempio è la parola bocca, kou, in cinese, che anche ha un carattere molto semplice, che utilizza pochi tratti e che ricorda un quadrato e che quindi permette di essere riprodotto manualmente, in questo modo. Il secondo sottogruppo dei cosiddetti segni derivanti dai caratteri sono quei segni che invece di essere riprodotti manualmente vengono disegnati in aria con l'utilizzo del dito indice. Un esempio è la parola qian, 1000, che è scritta con 3 tratti, 2 orizzontali e 1 verticale, e quindi si tende a volerla disegnare in aria. Ovviamente questa tipologia di segni è utilizzabile solo con quei caratteri molto semplici, che quindi vengono scritti con pochi tratti. Per tutte le parole più complesse, chiaramente sarà difficile utilizzare questo metodo. La lingua dei segni cinese è un argomento molto vasto, ancora poco studiato e poco conosciuto, e io spero che sempre più sinologi si interessino a questo campo e spero che questo argomento abbia incuriosito voi proprio come ha incuriosito me.